Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi spiegherò come realizzare la borsa Granny a forma di tulipano. Vi farò conoscere inoltre un filato meraviglioso sempre dell'azienda Borgo dei Pazzi ed è il filato corda, per cui armiamoci di tutto e iniziamo subito la spiegazione. Come già accennato in anteprima, oggi vi faccio conoscere un altro splendido filato dell'azienda Borgo dei Pazzi ed esattamente il corda. Io qui ho la cartella colori per farvi vedere appunto che le tonalità che abbiamo a disposizione di quest'altro filato sono veramente tantissime. È un cordino molto morbido, è realizzato con fibra riciclata, si presenta alla lavorazione più morbida e può essere utilizzato non solamente per le borse ma anche per altri utilizzi. Io per questo progetto ho scelto le 4 varianti che sono verde, lilla, giallo e rosso. Il quantitativo sarà circa mezzo chilo, ma ve lo dirò con esattezza non appena andremo a terminare il tutorial. Poi per completare metterò questi 2 manici in bambù e verranno alloggiati nella borsa con 4 moschettoni sempre in acciaio. Utilizzerò il 3,5, ma ovviamente voi dal 3,5 al 4,5 anche per questo tipo di filato potete, diciamo, anche utilizzare quindi qualcosa di diverso. Del resto dipende anche da ciò che volete come prodotto finito e anche dalla vostra mano, per cui ci armiamo di tutto e iniziamo subito il tutorial. Iniziamo con la spiegazione della mattonella. Come avete visto dall'anteprima, la borsa è composta da tante mattonelle unite, quindi in totale saranno 16 mattonelle, un po' differenti da quelle che fino adesso vi ho fatto vedere. Allora, vi spiego. Iniziamo con un cappiettino e realizziamo 5 catenelle, 3, 4 e 5 e chiudiamo in tondo con un punto bassissimo. Ecco fatto. All'interno del quale andremo a realizzare 16 punti alti. La prima viene sostituita da 3 catenelle e poi andiamo a realizzarli normalmente. Quindi il primo giro è molto semplice. Quindi andiamo a completare e ci vediamo per vedere il passaggio successivo. Realizzati i nostri 16 punti alti, e magari lavorando la codina all'interno, quindi poi noi la giriamo, tiriamo così la fessura si assottiglia e andiamo a chiudere sul primo punto alto, che poi non è altro che con 3 catenelle, quindi sulla terza catenella andiamo a chiudere appunto bassissimo. Ed ecco il nostro primo giro realizzato. Adesso su ogni punto sottostante dobbiamo andare a realizzare i punti puff e vi spiego. Allora, iniziamo con una catenella, allunghiamo un pochettino il filo, vedete? Prendiamo il filo, entriamo nello stesso foro, estraiamo ed allunghiamo. Quindi già il primo non l'abbiamo fatto perché la prima catenella è questo. Questo è il secondo, prendiamo il filo, rientriamo nuovamente nella stessa fessura, estraiamo e chiudiamo tutti i punti, tutti insieme. Catenella ed ecco il nostro primo punto puff. Adesso ve lo faccio rivedere. Andiamo nel punto successivo, entriamo, estraiamo ed allunghiamo. Riprendiamo il filo, facciamo la stessa cosa per la seconda volta ed estraiamo, riprendiamo il filo, rientriamo un'altra volta per la terza volta, quindi in totale 3 volte allunghiamo, poi prendiamo il filo e chiudiamo tutte le asole che abbiamo sull'uncinetto, catenella ed ecco il secondo punto puff. Andiamo avanti, lo facciamo insieme per un'altra volta, quindi entriamo, estraiamo ed allunghiamo, entriamo, estraiamo ed allunghiamo, entriamo, estraiamo ed allunghiamo, prendiamo il filo e chiudiamo tutti insieme. È una catenella. Quindi per tutto il giro dobbiamo andare a creare questi 16 punti puff e ci rivediamo alla fine del giro.
Completato anche questo giro, quindi un totale di 16 punti puff, andiamo a chiudere sul primo punto con un punto bassissimo e chiudiamo il giro. Ed ecco qua. Adesso nel giro successivo dobbiamo andare a creare dei gruppi di 4 punti alti non chiusi insieme ma chiusi poi tutti in una volta, ovvero intanto mi sposto nell'archetto con un punto bassissimo perché andranno realizzati tra un punto puff e l'altro. E cosa facciamo? 2 catenelle e non 3 perché sono dei punti alti non chiusi completamente, quindi altrimenti sarebbero stati 3. Prendo il filo, entro, estraggo, chiudo i primi 2, ma non chiudo, continuo a farne altri 2 senza chiuderli. Quindi prendo il filo, rientro e chiudo a metà. Prendo il filo, rientro, chiudo a metà. Ho i miei 4 punti alti che chiuderò tutti insieme alla fine. Prendo il filo e chiudo. Ed ecco il primo. Faccio 2 catenelle e faccio la stessa cosa nello spazio successivo, quindi nell'archetto successivo. Realizzo quindi il primo punto, il secondo punto, il terzo punto alto non chiuso, mi raccomando, quindi chiuso per metà, eccoli qua, e alla fine li chiudo tutti insieme in questa maniera. Realizzo 2 catenelle ed ecco, lo rifacciamo insieme un'altra volta e poi vi lascio proseguire da sole. Quindi prendo il filo, entro nell'archetto successivo, realizzo il primo punto alto, ovviamente non chiuso perché voi sapete che poi dovrei chiudere così, invece riprendo il filo, ne realizzo un secondo e lo chiudo per metà, ne realizzo un terzo e in ultimo il quarto e li chiudo tutti insieme. Faccio 2 catenelle di separazione e proseguo, quindi otterrò sempre 16 gruppi di 4 punti alti non chiusi insieme ma chiusi tutti alla fine, tutti insieme. Ci rivediamo per vedere il successivo passaggio. Completato anche questo giro, andiamo a fare un punto bassissimo sul primo gruppo ed eccola qui. Adesso, attraverso questo giro successivo, andiamo a far diventare la mattonella appunto quadrata. Per cui cosa facciamo? Ci spostiamo con un punto bassissimo sull'archetto successivo e iniziamo. Allora, il gruppo che farò adesso sarà un angolo. Adesso vi spiego esattamente cosa facciamo. Dobbiamo fare 4 catenelle che sostituiscono il primo punto alto doppio. Ne facciamo un secondo, quindi chiuso ovviamente normalmente, ne facciamo un terzo, quindi saranno sempre gruppi di 3, quindi ecco il primo, poi facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e sempre nello stesso archetto andiamo a realizzare altri 3 punti alti. Quindi eseguiamo il primo, il secondo ed infine il terzo. Questo gruppo sarà uno dei 4 angoli che andremo adesso a realizzare. Nell'archetto successivo andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. In quello successivo 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3. In quello successivo ancora andiamo a rifare 3 punti alti, quindi 1,
adesso andiamo a rifare nello spazio successivo un altro angolo. Quindi in questo archetto doppio filo sull'uncinetto e andiamo a realizzare i primi 3 punti alti doppi, quindi 1, scusate, quindi 1, 2, 3, 3 catenelle, quindi quello che abbiamo fatto all'inizio, e altri 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. Vedete che già abbiamo fatto il primo lato quadrato e ricominciamo il modulo, ovvero 3 punti alti sull'archetto successivo, quindi è un modulo che dobbiamo ripetere su tutti e 4 lati, quindi qui andrà fatto un gruppo di 3 maglie alte, in quello successivo 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3, vedete? In quello successivo ancora nuovamente 3 maglie alte, e in quello successivo andiamo a rifare un angolo uguale a questo, quindi non resta altro che fare un altro angolo qui formato da 3 maglie alte doppie, 3 catenelle e altre 3 maglie alte doppie, 3 punti alti, 3 mezzi punti alti, 3 maglie alte, qui andrà un altro angolo, è la stessa cosa che abbiamo fatto qui. Quindi in sostanza da ripetere lo stesso modulo fino alla fine del giro. Ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questo giro. Ed ecco la nostra mattonella quasi completata. Adesso finiamo il giro chiudendo sul primo punto alto, anzi punto alto doppio, con un punto bassissimo, andiamo a chiudere il giro. Ora facciamo un giro di contorno di punto basso e la mattonella è terminata. Quindi facciamo una catenella e andiamo sullo stesso punto ad effettuare il primo punto basso, quindi facciamo il contorno e andiamo su ogni punto. Vi spiego soltanto l'angolo e poi potete completarla da sole. Quindi arrivato nell'archetto noi andiamo a fare 2 punti bassi, una catenella ed altri 2 punti bassi, quindi semplicissimo, questo da fare solo negli angoli. Poi in tutti gli altri punti un semplicissimo punto basso, quindi ripetiamo 2 punti bassi, catenelle, 2 punti bassi nei 4 angoli e ci rivediamo per vedere come assemblare tutto il nostro progetto. Completate le nostre mattonelle, adesso non resta che creare delle strisce come quelle che già io ho realizzato, ve le faccio vedere. Eccole qua. Ecco le mie 4 strisce. Come vedete ho alternato un po' i colori. Ora vi spiego nel dettaglio cosa dobbiamo fare. Una volta che abbiamo quindi completato le mattonelle, le dobbiamo unire intanto da questa parte. Vi spiego come fare la cucitura. Io già mi sono agganciata e vi faccio vedere appunto nel dettaglio cosa dobbiamo fare. Quindi mi sono agganciata qui e io esattamente nella catenella, se vi ricordate nell'angolo noi abbiamo 2 punti bassi, catenelle e 2 punti bassi, io cosa faccio? Prendo una solina, quindi una solina esterna, prendo anche l'altra e inizio a cucire. Tolgo il segnale, poi vado avanti nell'asola successiva, quindi soltanto quella esterna dobbiamo prendere. Nel frattempo la codina me la vado anche a cucire così non occorre poi doverla ricucire, vedete?
e andiamo avanti, sempre avanti e indietro nella nostra cucitura. E questo lo facciamo fino a questo punto, esattamente fino alla catenella di entrambe le mattonelle. E questo poi sarà il risultato, vedete? Nel momento in cui abbiamo completato questa cucitura, andiamo a fare un contorno. Io ho scelto come filo conduttore il colore verde, quindi andiamo a contornare con un semplice giro di punto basso, e negli angoli dobbiamo fare dove c'è la catenella. Sulla catenella facciamo nello stesso punto un punto basso, una catenella e un punto basso. Vedete, io già qui l'ho fatto, l'ho contornato, quindi dopo la cucitura ho fatto i contorni, vedete, e qui ho fatto quello che vi ho detto. Sulla catenella ho creato l'angolo e ho fatto punto basso, catenella e punto basso. Quindi adesso non ci resta che completare anche questa striscia e ci vediamo per vedere come assemblare il resto della borsa. Finite le 4 strisce, adesso vi mostro cosa ho fatto. Vediamo se riesco a inquadrare. Allora, questo è un pannello, questo messo per così è un altro, qui ce n'è un altro e qui c'è un altro. Come notate, io cosa ho fatto? Ho preso questo, da questa parte ho messo l'altra, poi qui finisce una striscia, ne ho messa un'altra, e da questa parte io ne ho messa un'altra ancora. Purtroppo non riesco a farvelo vedere bene, ma man mano che andiamo avanti si vedrà meglio. Adesso, esattamente come vi ho mostrato l'ultima cucitura, noi partiamo da questo punto e andiamo a creare la cucitura identica a questa, quindi asola esterna con asola esterna. Come vedete io ho messo il lavoro al rovescio, perché questo è il dritto, quindi le cuciture le facciamo dal lato, appunto, dal rovescio. Adesso facciamo questa cucitura, arriviamo a questo punto e vi spiego come andare poi a cucire tutti i vari lati. Quindi, creata questa cucitura, come vi dicevo poc'anzi, quindi con le nostre strisce che fanno appunto, che creano questo quadrato che poi sarà la base della borsa, noi cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo cucire questo lato a questo lato. E cosa facciamo? Li avviciniamo, quindi semplicemente questo, quindi vedete da qui, noi una volta che siamo arrivati a questo punto andiamo ad avvicinare, prendiamo i punti di riferimento dei quadrati e continuiamo la cucitura che vi avevo fatto vedere prima, quindi asola esterna con asola esterna, e questo è quello che dobbiamo fare fino alla fine. E come vedete, una volta che poi arriviamo qui, rimarrà questo libero, che sarà appunto la parte esterna della borsa, appunto, che poi la farà somigliare a un tulipano. Quindi completiamo questa cucitura e poi ve ne farò vedere un'altra, e le altre due riuscirete a farle da sole perché basta capire il meccanismo. Completato quindi la cucitura di questo laterale, quindi vedete questa cucitura, quindi rimane un quadrato libero. Adesso andiamo a cucire anche l'altro lato, quindi con lo stesso sistema. Io intanto ho chiuso anche quest'altra parte perché questa sarà la nostra base. Io cosa faccio? Con lo stesso discorso di prima, avvicino questi due laterali, vedete? Quindi fino a qui, e vado a cucire. Farò la stessa cosa, vedete? Quindi poi avvicinerò questi due ed infine l'ultimo. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo cucito questi 4 laterali e vi faccio vedere come si presenterà la borsa. Ed eccola completata. Eccola qui.
Vedete la forma che ha assunto con quel tipo di cucitura. Ho alloggiato i moschettoni dalla parte interna, quindi sull'ultimo triangolo, scusate, sull'ultimo quadrato, ed eccola qui. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, mi raccomando non esitate a contattarmi se avete qualche dubbio su qualche passaggio, vi ricordo di dare un'occhiata al sito Borgo dei Pazzi dove troverete tantissime novità per questo prossimo autunno-inverno, troverete il link in descrizione del quantitativo totale di quello che serve, anche perché come cordino ne serviranno circa 6,50, ma troverete appunto il kit già organizzato. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando condividete con le amiche, se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla mia prossima creazione.